Ciao Maria, hai già guardato nella cassetta della posta oggi? No, Thomas, sono appena tornata a casa. Perché me lo chiedi? È arrivata una lettera della compagnia elettrica. Oh no, è il conguaglio del riscaldamento? Proprio così. I costi quest'anno sono alle stelle. A quanto ammonta la bolletta esattamente? Dobbiamo pagare 500 euro di differenza. Che botta, sono davvero un sacco di soldi. Sono sorpreso anch'io e onestamente un po' giù di morale. Mi sa che quest'inverno abbiamo esagerato con i riscaldamenti. Forse in salotto faceva sempre troppo caldo. Sì, sai che mi piace stare al calduccio quando guardo la TV la sera. Ma adesso dobbiamo assolutamente risparmiare energia. Hai qualche buona idea su come possiamo fare? Possiamo abbassare un po' le manopole dei termosifoni. Dici sul livello 2 o 3? Sì, il 2 dovrebbe bastare per la camera da letto. Ma così farà un freddo cane lì dentro. Possiamo usare una coperta pesante È vero, ne ho una di lana caldissima nell'armadio. e non dovremo lasciare le finestre aperte tutto il giorno. Spesso apro la finestra quando cucino. Va bene, ma solo per 5 minuti, giusto per cambiare aria. Ricevuto. Farò più attenzione d'ora in poi. Ho anche letto che le tende pesanti aiutano molto. Dici che servono davvero a trattenere il calore nella stanza? Sì, se le chiudiamo la sera resta molto più caldo. È un consiglio semplice ma utile. Io poi ho iniziato a portare sempre un maglione pesante in casa. E io cercherò i miei calzettoni di lana. Insieme riusciremo sicuramente a ridurre i costi. Dobbiamo pagare subito il conguaglio. Abbiamo 2 settimane di tempo per fare il bonifico. Allora questo mese ci toccherà stringere la cinghia. Già, usciremo meno a cena e cucineremo in casa. Ottima idea. È comunque più salutare. Spero che il prossimo inverno non sia così gelido. Lo spero tanto anch'io, soprattutto per il nostro portafoglio. Che ne dici? Spegniamo il riscaldamento in corridoio adesso. Sì, in corridoio non serve a niente. Perfetto, vado subito. Grazie, Thomas. Mi sento già un'esperta del risparmio. Ce la faremo insieme, Maria. Sicuramente. Domani compro un po' di candele per fare atmosfera e scaldare l'ambiente. Ma occhio a non dare fuoco a tutto. Non preoccuparti, sto sempre attenta. Allora siamo a posto. Si mangia davvero divinamente in questo ristorante. Sì, la mia cotoletta era enorme e squisita. Anche la mia insalata di pollo era freschissima. Ti va di ordinare un dolce? No, grazie, sono davvero piena. Allora direi che possiamo chiedere il conto. Cameriere, il conto per favore. Sta arrivando subito al tavolo. Come facciamo per i soldi, Stefan? Facciamo a metà. Non saprei. Io ho preso solo un'insalatina. Vero, però io ho bevuto anche 2 birre grandi. E io solo una bottiglietta d'acqua. Allora forse non è giusto fare metà e metà. Quanto hai pagato per la tua pizza? Non ho preso la pizza, ho preso la cotoletta da 18 euro. Ah, giusto. E la mia insalata costava solo 9 euro. Ok, allora ognuno paga quello che ha mangiato. Mi sembra più corretto e onesto. Nessun problema, faccio un attimo il calcolo. Sono 9 per l'insalata e 3 per l'acqua. Quindi per te sono esattamente 12 euro. E tu quanto paghi in tutto? La cotoletta 18 e le birre 8 euro. Fanno 26 euro per te. Eh sì, c'è una bella differenza rispetto al tuo prezzo. Appunto, ecco perché è meglio pagare separati. Hai contanti o paghi con la carta? Oggi preferisco usare la carta di credito. Io invece ho solo contanti in tasca. Non c'è problema, il cameriere ha il POS. Scusi, possiamo pagare separatamente? Dice che non c'è alcun problema. In Germania è un'abitudine molto comune. Sì, nel mio paese invece spesso uno paga per tutti. Qui a Vienna di solito facciamo diversamente. È pratico, così non si litiga mai per i soldi. Lasciamo anche la mancia al cameriere? Certo, il servizio è stato molto gentile. Io gli do 2 euro extra. Io arrotondo il mio totale a 14 euro. Molto gentile da parte tua. Hai già preso la giacca? Sì, è qui sulla sedia. Allora possiamo andare a fare 2 passi. Volentieri, l'aria della sera ci farà bene dopo mangiato. È stata una bella serata, grazie per la chiacchierata. Figurati, dobbiamo rifarlo presto. Ciao Giulia, sono davanti alla sauna ma non sono molto convinto. Ciao Lucas, non aver paura. Entra pure. Non sono mai stato in una sauna tedesca prima d'ora. Ci sono alcune regole, ma non sono difficili. Ho sentito dire che qui non si portano vestiti.
Esatto. La sauna è una zona dove è vietato l'uso del costume. Non ti senti un po' a disagio? No, qui è normalissimo ed è salutare per la pelle. Ma cosa ne faccio del mio asciugamano grande? Lo porti con te dentro la cabina della sauna. Devo sedermi sopra l'asciugamano? Sì. Tutto il corpo deve stare appoggiato sull'asciugamano, Perché è così importante? per evitare che il sudore finisca sul legno. Ah, capisco. È per una questione di igiene. Esatto. E bisogna anche stare in silenzio. Non si può proprio parlare. Solo a bassa voce. La gente viene qui per rilassarsi. Quanto tempo si rimane di solito al caldo? In genere tra gli 8 e i 15 minuti. E cosa si fa dopo? Dopo si va all'aria aperta o si fa una doccia fredda. Doccia fredda. Sembra terribile. Fa benissimo al sistema immunitario, credimi. Ok, proverò una volta. Ci sono anche diverse saune con temperature differenti. Quale mi consigli per la prima volta? Comincia con la biosauna. Arriva solo a 60 gradi. 60 gradi suonano meglio di 90. Sì, per iniziare è molto più gradevole. Devo lasciare le scarpe fuori? Sì, le ciabatte si lasciano davanti alla porta della cabina. Ho il costume in borsa. Lo lascio via. Sì, lascialo nel tuo armadietto nello spogliatoio. Va bene, ora sono pronto. Non dimenticare di bere molta acqua dopo la sauna. Ottimo consiglio. Ho portato una bottiglia. Perfetto. Allora ci vediamo tra poco nella zona relax. Ci sono i lettini per dormire? Sì, molti leggono un libro o fanno un pisolino. Sembra proprio una giornata rilassante. Lo è. Vedrai che dopo ti sentirai come rinato. Grazie per l'aiuto e per le spiegazioni, Giulia. Figurati, Lucas. Ci vediamo dentro tra un attimo. A tra poco, arrivo. Buon divestimento e buona sudata. Ciao Mark, come va oggi con lo smart working? Ciao Sara, tutto bene, grazie. Lavori da casa tutto il giorno oggi? Sì, ho un sacco di rapporti da scrivere. Che bello, a casa di solito c'è molta pace. Sì, è vero. Qui riesco a concentrarmi bene. Anch'io adoro lavorare dal mio salotto. Hai molti appuntamenti oggi? Sì, tra 10 minuti ho una videoconferenza importantissima. Oh, allora devi essere puntualissima. Esatto, ci saranno il mio capo e tutti i colleghi. Aspetta un secondo. Lo senti anche tu? Cosa intendi? Quel rumore assordante? Sì, sembra un trapano, Oh no, è il mio vicino del piano di sopra. però fa un bel baccano. Sta ristrutturando casa già da 2 giorni. Ma deve trapanare proprio adesso. Non ne ho idea. È un bel problema. Puoi chiedergli di smettere un attimo. Non credo mi sentirebbe con tutto quel casino che fa. Questo è un bel guaio per il tuo meeting. Sì, mi sta venendo l'ansia. Forse puoi mettere il microfono in muto. Ma devo fare una presentazione durante la riunione. Diventa dura con tutto questo frastuono. Ecco, adesso ha iniziato pure a martellare contro il muro. Pazzesco. Sembra che lo faccia apposta. Provo a chiudere bene la finestra. Aiuta un po'. Solo un briciolo. Il rumore si sente comunque. Hai per caso delle cuffie con un buon microfono? Sì, le prendo subito dalla borsa. Buona idea. A volte riescono a filtrare i rumori di fondo. Lo spero vivamente, altrimenti i colleghi non capiranno una parola. Il tuo vicino ha proprio un tempismo pessimo. Già, inizia sempre quando devo fare una telefonata. Magari tra poco fa la pausa pranzo. Sarebbe fantastico, ma sono solo le 11. Vero. Ci vorrà ancora un po' allora. Vado un attimo in corridoio, magari lì è più silenzioso. Allora? Com'è lì? No, qui sembra quasi peggio. Allora torna pure in salotto. Mi metto proprio vicina al router. Sì, anche una buona connessione è fondamentale. Spero che smetta tra 5 minuti. Incrocio le dita per il tuo meeting. Grazie, Mark. Sono davvero stressata. Stai calma, Sara. Ci provo, ma questo rumore mi sta facendo impazzire. Avvisa subito i tuoi colleghi all'inizio della chiamata. Sì, dirò loro che il vicino sta facendo i lavori. Esatto, capiranno sicuramente. Lo spero. Purtroppo la vita in smart working è così. In bocca al lupo per il meeting. Grazie. Ci sentiamo più tardi. Giulia, guarda lì all'angolo della strada. Cosa c'è, Leon? Ci sono 2 monopattini elettrici. Oh sì, sembrano molto moderni. Ti va di provarli? Non saprei, non sono mai salita su un monopattino. È semplicissimo e ci si diverte un mondo. Ma come si fa per pagare? Per prima cosa ti serve un'app sul telefono. Quale app devo scaricare? Ce ne sono diverse. Questi si chiamano Bolt o Tier. Un attimo, la cerco subito nell'App Store. L'hai trovata? Sì, la sto scaricando proprio ora.
Ottimo, adesso devi registrarti. Devo inserire nome e indirizzo email. Sì, esatto, e devi scegliere un metodo di pagamento. Va bene sia carta di credito che PayPal. Di solito funzionano bene entrambi. Ok, ho inserito i miei dati. Ora devi scansionare il codice QR sul manubrio. Aspetta, apro la fotocamera dentro l'app. Vedi il piccolo codice in alto sul monopattino? Sì, scansionato. Cosa dice l'app adesso? C'è scritto che la corsa è sbloccata. Perfetto, allora si parte. Ma come si fa a partire? Devi darti una piccola spinta con un piede. E poi devo premere la levetta sull'impugnatura. Esatto, quello è l'acceleratore, così vai più veloce. E dove sono i freni? I freni sono come quelli della bici, a destra e a sinistra sul manubrio. Ok, provo con molta cautela. Sarebbe meglio mettere il casco, se ce l'hai. Purtroppo non ce l'ho dietro, andrò pianissimo. Sì, e fai attenzione ai pedoni sul marciapiede. Ma si può andare sul marciapiede? No, di solito bisogna stare sulla pista ciclabile o sulla strada. Buono a sapersi, non voglio commettere infrazioni. Il monopattino ti indica anche quanta batteria emane. La mia è all'80%. Basta e avanza per il nostro giro in città. Quanto costa un minuto di corsa? Costa circa 20 o 30 centesimi al minuto. Non è troppo caro per un breve tragitto. No, spesso costa meno di un taxi. E dove li lasciamo i monopattini alla fine? Sull'app vedrai delle zone di parcheggio dove è consentito lasciarli. Devo anche terminare la corsa nell'app? Sì, è fondamentale, altrimenti il tempo continua a scorrere e paghi di più. Tutto chiaro, ho capito tutto. Allora partiamo, c'è un sole bellissimo. Sì, sono entusiasta. Grazie per l'aiuto, Leon. Buongiorno, scusi, mi può aiutare per favore? Buongiorno. Sì, molto volentieri. Cerca qualcosa in particolare? Sto cercando dei libri in altre lingue. Abbiamo un grande reparto dedicato alla letteratura internazionale. Meraviglioso. Dove si trova questo reparto? Vada dritto e poi in fondo a destra salga le scale. Quindi al primo piano? Sì, esatto. Al primo piano troverà molte lingue diverse. Avete anche libri in ucraino? Devo controllare un attimo al computer. Sarebbe molto gentile, grazie. Un momento. Sì, abbiamo una piccola sezione di libri in ucraino. Oh, mi fa molto piacere. Cerca dei romanzi o magari dei libri per bambini? In realtà cerco entrambi. Abbiamo alcuni romanzi moderni dall'Ucraina. Sa se c'è anche qualche classico? Credo di sì. Abbiamo ampliato la selezione proprio la settimana scorsa. Ottimo, perché vorrei fare un regalo a una mia amica. È una bella idea. I libri sono sempre ottimi regali. Ci sono anche dizionari tedesco-ucraino? Sì, sono proprio lì accanto, nello scaffale dei corsi di lingua. Perfetto, ne ho bisogno anch'io per il mio corso. Le serve altro aiuto per la ricerca? I libri ucraini sono divisi per autore? Sì, sono in ordine alfabetico per cognome dell'autore. Così sarà più facile trovarli. Se non trova un libro specifico, posso ordinarlo per lei. Quanto tempo ci vuole di solito per un ordine? Se il libro è disponibile, ci vogliono solo 1 o 2 giorni. Davvero veloce. Le invieremo un messaggio sul cellulare quando arriva. Fantastico, allora posso venire a ritirarlo qui in negozio. Esatto, pagherà il libro solo al momento del ritiro. Intanto vado sopra a dare un'occhiata alla scelta. Prego, buon divertimento tra gli scaffali. Grazie mille per la gentile consulenza. Figurati, le auguro una buona giornata. Grazie, buon lavoro anche a lei. Arrivederci. Arrivederci. Quando è su, chieda pure della mia collega, la signora Schmidt. Bene, signora Schmidt al primo piano, me lo segno. Lei saprà aiutarla al meglio. Grazie ancora. Di nulla. Buongiorno. Posso aiutarla? Buongiorno. Sì, vorrei restituire un articolo. Certamente. Di che prodotto si tratta? È questa lampada da tavolo. Oh, è molto bella questa lampada. Sì, lo penso anch'io, ma ho un problema. È rotta o non funziona? No, funziona perfettamente. E come mai vuole restituirla allora? L'ho comprata ieri, proprio in questo negozio. Non c'è problema. Ha con sé lo scontrino. Sì, un momento. Ecco qui la ricevuta. Grazie. Vedo che l'ha presa ieri alle 16. Esatto, ma ieri sera ho avuto una sorpresa. Che tipo di sorpresa? Mio marito mi ha regalato esattamente la stessa lampada. Ma che coincidenza bizzarra. Già, però adesso mi ritrovo con 2 lampade identiche. E gliene serve solo una per la sua scrivania. Sì, il mio tavolo è piccolo. 2 lampade sono troppe. Capisco perfettamente. Ha anche la confezione originale. Sì, la lampada è nella scatola. L'ho imballata con cura.
Molto bene. Devo solo controllare un attimo la lampada. Certo. Prego, dia pure un'occhiata. Sembra nuova di zecca. Non c'è neanche un graffio. L'ho solo tirata fuori un attimo dalla scatola. Preferisce un buono acquisto per il nostro negozio? No, preferirei riavere i soldi, se possibile. Possiamo riaccreditare l'importo sulla sua carta. Sarebbe perfetto. Ho pagato con la carta. Allora mi servirebbe di nuovo la sua tessera. Ecco qui il mio bancomat. Grazie. Inserisco subito l'operazione a sistema. Ci vuole molto? No, solo un minuto. Ottimo. Grazie mille per l'aiuto. Figurati. Ha bisogno di altro oggi? A dire il vero cercavo un piccolo vaso. Trova i vasi nel reparto decorazioni. È vicino alle lampade? Sì, proprio a sinistra degli scaffali con le lampade da terra. Bene, allora vado subito a vedere. Oggi abbiamo anche molte offerte sui vasi. Interessante. Magari trovo qualcosa di carino. Sicuramente. Ecco a lei la ricevuta del reso. Grazie mille. Quindi i soldi torneranno sul mio conto? Sì, dovrebbero essere visibili tra 2 o 3 giorni. Meraviglioso. È stato gentilissimo. Mi fa piacere. Buona fortuna per la ricerca del vaso. Grazie. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Ciao, signor Müller. Ha un minuto? Ciao, signora Schmidt. Sì, certo. Dica pure. Ho un piccolo problema in cucina. Oh, poveri noi. Qualcosa ai fornelli o al frigo? No, purtroppo il lavandino è completamente intasato. Che seccatura. L'acqua non scende proprio più? Scende lentissimamente, ci mette delle ore. Ha già provato a risolvere da sola? Ho versato dell'acqua bollente nello scarico. Ha aiutato? No, per niente. È ancora bloccato. Magari posso darle una mano io prima che chiami un idraulico. Sarebbe davvero gentilissimo da parte sua. Ho uno sturalavandino in cantina. Sa cos'è? Sì, quell'affare di gomma con il manico di legno, giusto? Esatto. Spesso con quello si risolve tutto. Vogliamo provare adesso? Sì, vado a prenderlo al volo. Mi aspetti un attimo. Grazie mille. L'aspetto qui sulla porta. Eccomi di ritorno. Andiamo in cucina. Prego, entri pure. Ecco il lavandino. Ok, vedo. C'è ancora un po' d'acqua ferma. Sì, prima ho lavato i piatti. Ora provo con la ventosa. Speriamo bene. Un idraulico costerebbe una fortuna. Eh sì, gli artigiani oggi si fanno pagare cari. E bisogna pure aspettare un sacco per un appuntamento. Verissimo. Allora, adesso premo con forza. Oh, si sente un rumore strano nel tubo. È un buon segno. L'aria si sta muovendo. Guardi, l'acqua comincia a scendere più velocemente. Sì, infatti, sta funzionando. Dovremmo usare anche un prodotto per pulire. Ne ho uno biologico. È meglio per l'ambiente. Ottima idea. Quelli chimici sono troppo aggressivi. Posso portarglielo più tardi. Sarebbe fantastico. Bisogna lasciarlo agire a lungo. Sì, meglio tutta la notte, così domani il tubo sarà come nuovo. Perfetto, farò così. Ha per caso aceto e bicarbonato in casa? Sì, li ho nel mobiletto. È un vecchio trucco della nonna contro gli ingorghi. Come si mescolano esattamente? Si mette il bicarbonato nello scarico e ci si versa sopra l'aceto. Immagino che inizierà a frizzare tutto. Esatto, poi si sciacqua con acqua bollente. Lo provo stasera stessa. Molto bene, se non dovesse funzionare, domani chiamiamo il portinaio. Grazie infinite per l'aiuto e per i consigli, signor Müller. Ma si figuri, signora Schmidt, tra vicini ci si aiuta volentieri. Le andrebbe una tazza di caffè? Oh, molto volentieri, è un invito graditissimo. Si accomodi pure al tavolo. Grazie, speriamo che il lavandino resti libero adesso. Lo spero tanto anch'io. Buongiorno. Cerca qualcosa di speciale? Buongiorno. Sto solo dando un'occhiata in giro. Può toccare e provare tutto quello che vuole. Grazie. Cos'è quell'apparecchio laggiù? È un vecchio giradischi degli anni 70. Oh, però sembra tenuto molto bene. Sì, è in condizioni ottime e funziona una meraviglia. Vende anche i vinili insieme. Sì, ho qui 3 casse con vari dischi. Ci sono dei veri classici qui in mezzo. Le piace la musica di quel periodo? Sì, colleziono vecchie registrazioni jazz. Allora è fortunata. In questa cassa ci sono molti dischi jazz. Ma che bello! Quanto chiede per il giradischi? Vorrei 80 euro.
80 euro? È un po' tantino per me. Tenga conto che è un pezzo da collezione, piuttosto raro. Però ha qualche graffietto sulla scocca. Sono solo piccoli segni del tempo, ha quasi 50 anni. Possiamo trattare un po' sul prezzo. Lei quanto aveva in mente? Me lo venderebbe per 50 euro. No, 50 euro è decisamente troppo poco per questo pezzo. E se facessimo 60? Facciamo così. 70 euro e può scegliersi 5 dischi gratis. Questa è un'offerta interessante. Quali dischi posso prendere? Tutti quelli che sono in questa cassa blu qui davanti. Mi lasci guardare un attimo. Faccia pure con calma. Qui c'è un disco di Louis Armstrong. Stupendo. Sì, è un classico e suona divinamente. E mi piace anche questo di musica per pianoforte. Ottima scelta. Ne ha già trovati 5? Sì. Ecco i miei 5 dischi. Allora, 70 euro per giradischi e vinili. Affatto fatto? Possiamo fare 65. E va bene, solo perché si vede che è una vera appassionata di jazz. È stato molto gentile. Grazie mille. Ha una borsa per i dischi? No, purtroppo non ho portato nulla. Posso darle una scatola di cartone resistente? Mi farebbe un gran favore, grazie. Ecco la scatola. Metto dentro il giradischi con cura. Per favore, faccia attenzione alla puntina. Non si preoccupi, blocco il braccetto con un accetto. Perfetto. Ecco i 65 euro. Grazie a lei. Le auguro buon ascolto. Grazie. Mi godrò sicuramente la serata oggi. Non c'è niente di meglio del suono del vero vinile. Ha assolutamente ragione. Buona giornata. Anche a lei. Buon proseguimento al mercatino. Ciao. Arrivederci. Salve, scusi, signor Weber, è in casa? Salve. Sì, sono qui in corridoio. Cosa succede, signora Berg? La disturbo mentre lavora? No, affatto. Stavo solo dando l'acqua ai fiori. Ho un problema banale, ma ho bisogno di un aiuto. Aiuto sempre volentieri. Di che si tratta? Vorrei farmi un'insalata, ma non ci riesco. Non riesce a preparare un'insalata? No, il problema è questo barattolo di cetriolini sott'aceto. Ah, capisco. Il tappo non ne vuole sapere di aprirsi. Esatto, è durissimo, non riesco a farlo girare di 1 millimetro. Capita spesso con questi barattoli nuovi. Sembrano sigillati col fuoco. Ho provato con uno strofinaccio, ma scivola e basta. Ha provato con l'acqua calda? Sì, l'ho fatta scorrere sul tappo per un po'. E non è servito a niente? Purtroppo no. Mio marito non c'è oggi, è via per lavoro. Nessun problema. Mi passi pure il barattolo. Eccolo qui. Faccia attenzione, è un po' bagnato. Lo asciugo prima con la mia camicia. Oh, spero di non sporcarle la camicia. Ma no, non si preoccupi. Allora, vediamo un po'. Dovrà stringere molto forte. Uff, è proprio inchiodato. Chi l'ha prodotto? Un fabbro? Non lo so, l'ho preso al supermercato qui all'angolo. Aspetti, ho un trucco per questi casi. Quale sarebbe? Prendo un cucchiaino e faccio leva sotto il bordo del tappo. Non rischia di rompere il vetro? No, lo faccio con delicatezza per far entrare un po' d'aria. Ah, ho sentito un piccolo pop. Era il sottovuoto. Adesso dovrebbe aprirsi come niente. Provi di nuovo a mano. Visto? Adesso gira che è un piacere. Incredibile. Lei è il mio eroe del giorno. È stata una sciocchezza. Le serve altro? Già che è qui, potrebbe dare un'occhiata alla mensola in corridoio. È per caso un po' ballerina? Sì, sembra che ci sia una vite allentata. Ha un cacciavite in casa? Credo di avere una piccola cassetta degli attrezzi nell'armadio. Allora diamo subito un'occhiata a questa mensola. È davvero gentilissimo, signor Weber. Tra vicini bisogna darsi una mano, no? Ha proprio ragione. In questo palazzo sono tutti molto gentili. Sì, lo penso anch'io. Mi trovo molto bene a vivere qui. Quando ha finito con la mensola, le regavo un vasetto di marmellata. Oh, marmellata fatta in casa? Non dico mai di no. È di fragole, dell'orto di mia madre. Sembra deliziosa. Allora mettiamoci all'opera con la mensola. Prego, entri pure. La mensola è proprio qui a sinistra. Ok, vedo già dov'è il problema. Si fa in un attimo. Fantastico. Dopo possiamo bere qualcosa di fresco in cucina. Volentieri, ma prima il dovere e poi il piacere. Affare fatto. Vado a prendere gli attrezzi. Ottimo. Io l'aspetto qui davanti alla mensola.